Ciao ragazzi, bentornati su Wikos, io sono Gian Mira e oggi continuiamo con Guilty Pleasure, la rubrica dove vi consiglio filmacci. E il capolavoro di oggi è Robin Hood del 2018. Questa pellicola, diretta da Otto Bathurst, è una pesante riscrittura del leggendario Robin Hood. E questo non è sbagliato su tutti i fronti, ma da molti, sia di pubblico e critica, quest'opera non è stata per niente digerita. La trama nel succo è quella di tutti Robin Hood. Robin è un lord e viene chiamato per combattere nelle crociate. Purtroppo è follemente innamorato di Marion. Gli promette che andrà in guerra e tornerà per lei. Purtroppo al suo ritorno Robin scoprirà che ha perso tutto. Il castello, la donna e soprattutto il popolo sta affogando nei debiti. Tutto per colpa dello sceriffo di Nottingham. Ma dalle crociate torna con un amico arabo e devo ammettere che il loro è un rapporto abbastanza interessante. Prima erano nemici e poi diventano alleati. I due infatti hanno un piano per riportare la serenità a Nottingham e per fare questo il giovane diventerà Batman. Robin Hood, scusate. Sì, faccio presente questo perché la pellicola prende molti spunti dal Batman Begins di Christopher Nolan. Un esempio: di giorno Robin dovrà essere un lord e spiare i nobili, vedere cosa tramano, e il lord è un personaggio costruito, un po' alla Bruce Wayne, e di notte, con tanto di volto coperto, farà vari furti. Però almeno non ha il mantello il ragazzo. Inoltre c'è l'allenamento dell'eroe, migliorare la tecnica negli scontri corpo a corpo e soprattutto con l'arco. Quindi c'è il viaggio di preparazione per diventare un simbolo, il nuovo eroe di Nottingham, quindi varie cose prese da Batman. Il film l'ho visto senza molte aspettative e mi sono molto divertito, forse perché ho anche abbracciato l'idea dell'operazione. Facciamo un altro tipo di Robin Hood, ma con idee nuove, soprattutto a livello di trama. E anche per la confezione c'è un bel restyling. Esempio, molti dei costumi di scena sono anacronistici e anche le armi utilizzate. Storicamente diciamo che è un po' sbagliato e anche forzato. Ma vabbè, la produzione voleva fare un mix tra Assassin's Creed e, come detto, Batman. E soprattutto il film spesso vuole essere figo. Alcune immagini, la fotografia, il montaggio forsennato e la regia puntano molto allo spettacolo. Tutto per far dire allo spettatore forte. Robin Hood che combatte con lo slow motion e altre tamarrate. Addirittura una scena che sembra un furto alla Ocean's 11. Sì, c'è un buon lato tecnico, però la cosa che pecca di più è la computer grafica, abbastanza bruttarella. E tutti questi limiti si vedono in una scena di inseguimento a cavallo nelle miniere. Ma agli istante e il lato pratico spesso funziona. Il protagonista, Taron Egerton, è funzionale. Little John è solo Jamie Foxx, infatti qui è il suo mentore. Lo sceriffo, ancora una volta, fa il cattivo Ben Mendelsohn. E inoltre c'è Jamie Dornan che ogni tanto sembra spaesato. Marian è Eve Hewson, la figlia di Bono, il cantante degli U2. E troviamo anche Paul Anderson, ovvero il Peaky Blinder Arthur. E addirittura Murray Abram. La storia non è completamente chiusa, si sperava forse in una nuova saga. Proprio come Tre Moschettieri del 2011, forse si voleva prendere uno straclassico e attecchire su un pubblico più giovane. Ma proprio come per l'opera tratta dal romanzo di Dumas, il film è andato male. Tra i produttori compare anche Leonardo DiCaprio. L'opera è stata subito dimenticata e ho soprattutto notato che molti il film non l'hanno sopportato e indignati si chiedevano perché fare un altro Robin Hood nel 2018 e soprattutto perché in questa versione. Infatti è un'opera molto steampunk, ma si doveva lavorare diversamente sull'ambientazione secondo me. Magari non ambientarla nel passato, ma meglio in un futuro distopico. Opinione personale. Non è un capolavoro, ma io lo posso consigliare per una serata divertente. E abbiamo concluso anche questo filmaccio. Mettete mi piace al video, condividetelo, seguite Wikos su tutti i social, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, X. Io sono Gian Mira e ci vediamo al prossimo film. Ciao ragazzi!